Questo è il Luca che tutti voi conoscete. Ma fatemi andare un pugnetto nel tempo per raccontarvi come tutto questo è iniziato. Sono nato e cresciuto qui, a Milano, all'ombra della Madonnina, il 2 marzo del 1992. E questo, sì, ero io, un nano con molti capelli. Ho avuto un'adolescenza non dico difficile, ma un po' travagliata, a causa della separazione dei miei genitori quando ero piccolo. Non che questo sia stato un grosso limite, dato che al giorno d'oggi è quasi la prassi. Come va Maurizio in macchina? Forte! Sì. È un po'? Patto. Un patto? Senti, ma che macchina ha Maurizio? Comunque, stavo un po' di qui e un po' di là e mi mancava stabilità. Nel frattempo è nato il mio fratellino, il più sculato della famiglia, biondo e occhi azzurri. Di sicuro, da grande, con il pubblico femminile, gli faranno comodo. Tornando a me, in quel periodo ho cercato di prendere in mano il prima possibile un mezzo a motore, perché l'entrare in pista e spingere sull'acceleratore era l'unica cosa che mi faceva sentire libero, mi faceva staccare dalle insicurezze e preoccupazioni che tutti i ragazzini hanno a quell'età. I ragazzi della mia età in genere si ritrovavano a passare le giornate nei classici parchetti o bar, solo che a me non fregava niente, perché quando non ero in pista contavo i giorni che mi separavano dalla successiva gara. E soprattutto oggi posso dire che avere una passione così travolgente è stato fondamentale anche come crescita personale. La passione per le moto è riuscita a tenermi alla larga da vizi e cattive compagnie. Fare qualsiasi sport ti insegna la disciplina, il rigore e il non mollare mai in qualsiasi situazione. Guardando come sono conciati oggi certi bulletti del quartierino dei tempi passati mi ha fatto riflettere molto. Parlavamo di preoccupazioni, la scuola. Non è che fossi proprio una cima. Più che altro perché mettevo al primo posto i sogni che avevo nel cassetto e non la futura verifica di matematica. Ma dopo tutto anche voi penso possiate capirmi. Sono stati anni complicati perché il risultato scolastico coincideva con la possibilità di continuare a correre, prima con i kart e da 17 anni con le moto. Dato che senza un lavoro o sponsor agli inizi ero sostenuto dalla mia famiglia. Quindi ogni verifica la vivevo con una tensione che neanche Grosso sul dischetto della finale dei mondiali sa di cosa sto parlando. Somatizzavo molto e stavo perennemente male. La verità è che non essendo ancora maturo caratterialmente la vivevo negativamente e non con lo spirito giusto. Al contrario di quello che può sembrare oggi, non ero un tipo molto socievole. Più che altro perché facevo e faccio fatica a dare fiducia alle persone.
è un mio limite. Quindi, dato che vivevo la mia adolescenza spesso da solo, nella solitudine mi ci trovo veramente bene. Forse ancora di più adesso che in passato. A parte le classiche conoscenze, gli amici veri li conto sulle dita di una mano. E qualcuno è arrivato proprio da quella classe di matti del liceo, con i quali ci vediamo ancora oggi. Finalmente, attorno ai 19 anni, ho finito gli studi e ho potuto provarci seriamente con le moto. Primi anni di apprendimento con qualche soddisfazione, ma niente di incredibile. Preso il ritmo giusto, nel 2014 è arrivato l'anno della svolta. Guarda Luca come veloce, 397 millesimi, giù in carena, anche se lui è bello grosso, alto. Primo, vai, bene. Bello, Mamma mia, come sta andando Luca. Il record della pista, bravo Luca, il record della pista per la Superstock 600. Con vittoria di campionato nel National 600 e risultati importanti in europeo, dove mi sono misurato con piloti di altissimo livello, come ad esempio Morbidelli, che ora è in MotoGP, e i primi sponsor sono iniziati ad arrivare. Quando però pensi di essere a un passo da realizzarti, è proprio lì che la vita ti mette alla prova e ti riempie di schiaffi. Nel 2015 sono salito per la mia prima volta sul 1000 nella Coppa del Mondo Stock. Prime gare incredibili senza aver fatto neanche un test. Ma poi purtroppo sono iniziati i botti e gli infortuni, dove sono arrivato al punto di pensare realmente di smettere perché iniziavo ad aver paura. Quello che mi piaceva tanto si era trasformato in un tunnel senza via d'uscita. I progetti per il futuro svaniti in un attimo. Una delle poche fortune di quel periodo è stata trovare l'unica ragazza della quale io sia mai stato innamorato. Quella con cui ti capisci con uno sguardo, senza bisogno di dire una parola. Dopo 2 anni poi è finita per delle mancanze stupide reciproche, ma porterò sempre con me i bei momenti e non li scorderò mai. La vita, come dicevamo prima, ti porta giù, ma ti dà sempre una seconda possibilità. Nel 2016 Pirelli ha creduto in me e mi ha fatto entrare nel suo team di sviluppo, offrendomi un lavoro molto importante come collaudatore. Nel 2017 poi il team SK mi ha affidato la sua Yamaha per correre nel National e, che dire, 3 vittorie, 4 pole position e un podio. È mancata solo la ciliegina del campionato, perso per questo incidente alla penultima gara, dove mi sono infortunato. Ma comunque l'importante era capire se c'era ancora, e direi che si è capito. Nel frattempo ho conosciuto Alberto e il mondo dei social stava esplodendo, più precisamente Instagram e YouTube, che mi hanno permesso di esprimere la mia creatività e soprattutto la mia persona al grande pubblico. Grazie a questo, in meno di un anno siamo più di 100.000 iscritti, ci sono video con più di 500.000 di visualizzazioni e si sono aperte porte che ancora adesso mi sembrano incredibili. E il bello è che siamo solo all'inizio. Guarda che bravo Luca, guarda. Non piange neanche. È bravissimo questo bambino, guarda. Posso? Ho scritto? Skinhead Power. L'hai detto.
Ma chi sono stati quelli di tutto così sporco? E cosa hai detto tu? Se li vedo? Le do? Grosso così? Facciamo i compiti durante ginnastica che non si devono fare, facciamo vedere tutti senza vestiti e chiederemo la segnalazione che non avevano la roba. Ripreso da tutte le parti. Stanco, tanto stanco. Andiamo all'amnesia? Luca Salvadori!